Siamo pronti per questa dimostrazione di impiego di un pannello di 60x25. Finalmente l'ho filtrato, è quasi pari alla luce diurna. Infatti ho pensato di ambientare il nostro set un oggetto di vetro, un po' rotondo, panciuto, e l'esterno. Voglio bilanciare esterno con oggetto, fare questo still life impiegando il pannello e i neri che sono già lì pronti. Come prevedevo, vedete, anche se questa boccia di vetro è abbastanza alta, ecco, rispetto anche alla candela, capite, base in ottone, un pannello che è il doppio della sua misura, disegna perfettamente il profilo. Sì, c'è quella interruzione che non capisco. Di qua invece ho messo un nero che fa poco, si vede appena appena sul vetro, ma soprattutto era per evitare le riflessioni di quel muro là in fondo. Sta pure uscendo il sole, meglio che mi sbrighi. Ecco, un ultimo controllo. E devo dirvi che questo monitor a fluorescenti mi fa proprio incazzare, mi tira pazzo, perché prima la filtratura messa fuori andava bene, l'ho messa dentro per una questione estetica e guardate, siamo andati vicino all'incandescenza. Insomma, i fluorescenti sono gran bastardi, hanno dei buchi nella loro frequenza e ti fanno degli scherzi, dei brutti scherzi. Vabbè, becchiamoci questo tono caldo all'esterno più freddo, allora provo anche a scattarne una a 3200. Bene, il resto va bene. A sinistra la camera è impostata a 3200 gradi Kelvin, a destra a 5600. Con uno schema di luce simile ho fotografato nel 1983 al Museo Olimpico di Losanna le torce olimpiche. Mi ero portato un bank da 1,5 metri e panni neri. La torcia in argento e radica per Helsinki 1952 e quella in acciaio inox per Londra 1948. Questo invece è il mio primo still life, realizzato con il grande fotografo Enzo Nocera. Aveva lo studio in via Fiorichiari, vicino a casa mia, e questo è il ritratto che mi ha fatto quando avevo 15 anni. Quell'altro è mio fratello. Enzo ha fotografato quasi tutti a Brera, nel suo piccolo studio.